Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Brunitrav Bruschettini SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cosa ha Brunitrav? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Brunitrav durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa ha Brunitrav? Brunitrav è un farmaco a base del principio attivo travoprost, appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico analoghi delle prostaglandine. È commercializzato in Italia dall'azienda Bruschettini SRL. Brunitrav può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Brunitrav 40 mcg/ml Collirio, soluzione 1 flacone da 2,5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bruschettini SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: travoprost. Gruppo terapeutico: antiglaucoma. Forma farmaceutica: Collirio. Indicazioni. Brunitrav è indicato per la riduzione della pressione intraoculare elevata negli adulti con ipertensione oculare o con glaucoma ad angolo aperto, vedere paragrafo 5, 1. Posologia. Dose raccomandata per gli adulti, inclusi gli anziani. Il dosaggio è di una goccia di Brunitrav nel sacco congiuntivale dello/gli occhio/affetto/ una volta al giorno. L'effetto ottimale è raggiunto se la somministrazione avviene di sera. Si raccomanda l'occlusione nasolacrimale o di chiudere delicatamente la palpebra dopo la somministrazione. Questo può ridurre l'assorbimento sistemico dei medicinali somministrati a livello oculare e determinare una diminuzione delle reazioni avverse sistemiche. Se viene usata più di una medicazione topica oftalmica, i medicinali devono essere somministrati a distanza di almeno 5 minuti, vedere paragrafo 4, 5. Se si salta una dose, il trattamento deve essere proseguito con la dose successiva come programmato. La dose non dovrà essere superiore ad una goccia al giorno per occhio/i malato/i. Quando Brunitrav viene usato in sostituzione di un altro agente oftalmico antiglaucoma, si deve interrompere la somministrazione dell'altro agente e si deve iniziare la terapia con Brunitrav il giorno successivo. Popolazione pediatrica. L'efficacia e la sicurezza di Brunitrav in pazienti di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite e il suo uso non è raccomandato in questi pazienti finché a copyright non saranno disponibili ulteriori dati. Popolazioni speciali. Pazienti con compromissione renale ed epatica. Brunitrav è stato studiato in pazienti con compromissione epatica da lieve a grave e in pazienti con danno renale da lieve a grave, clearance della creatinina fino a 14 ml/min. Non è necessaria alcuna modifica del dosaggio in questi pazienti. Modo di somministrazione per uso oftalmico. Per prevenire contaminazione della punta del contagocce e della soluzione, porre attenzione a non toccare le palpebre, le aree circostanti o altre superfici con la punta del contagocce. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Brunitrav può indurre un graduale cambiamento del colore dell'iride aumentando il numero di melanosomi, granuli di pigmento, nei melanociti. Prima di iniziare il trattamento i pazienti devono essere informati vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Brunitrav durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Brunitrav durante la gravidanza e l'allattamento?
Donne in età fertile / contraccezione. Brunitrav non deve essere usato nelle donne in età fertile / potenzialmente fertile se non sono adottate misure contraccettive adeguate. Vedere paragrafo 5, 3. Gravidanza. Brunitrav ha effetti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Come per tutti i colliri, un temporaneo offuscamento della visione o altri disturbi visivi possono influire sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Se si manifesta un offuscamento della visione dopo l'instillazione, il paziente dovrà attendere che la visione torni chiara prima di guidare o usare macchinari. Effetti indesiderati. Durante studi clinici con oltre 4.400 pazienti, Travoprost, conservato con benzalconio cloruro, è stato somministrato una volta al giorno in monoterapia o terapia aggiuntiva con timololo 0,5%. In nessuno degli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati segnalati casi di sovradosaggio. È improbabile che si verifichi un sovradosaggio topico o che sia associato a tossicità. Un sovradosaggio topico di Brunitrav può essere rimosso dagli occhi / sciacquando con acqua tiepida. In caso di sospetta ingestione orale, il trattamento deve essere sintomatico e di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Oftalmologici a euro preparati antiglaucoma e miotici a euro analoghi delle prostaglandine. Codice ATC. S01 e 04. Meccanismo d'azione. Travoprost, un analogo della prostaglandina F2I+, ha un agonista completo altamente. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Travoprost ha un profarmaco di natura chimica esterea. È assorbito tramite la cornea dove l'estereso propilico viene idrolizzato nell'acido libero attivo. Studi nei conigli hanno mostrato picchi di dati preclinici di sicurezza. In studi di tossicità oculare nelle scimmie è stato mostrato che la somministrazione di Travoprost alla dose di 0,45 microgrammi, 2 volte al giorno, provoca un aumento della fessura palpebrale. Elenco degli eccipienti: benzalconio cloruro, macrogol, 15, idrossistiarato, trometamolo, acido borico, eptadisodico, mannitolo, idrossido di sodio e o acido cloridrico, per regolare il pH. Acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Brunitrav a base di Travoprost sono Acamba, Menezon, Travatan, Travoprost DOC generici, Travoprost EG, Travoprost Sandoz, Travoprost Teva, Travoprost Zentiva, Umostil. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.